Eccoci, ben ritrovati. Faccio un video che non ero convintissima di fare, ehm, ma che sto registrando perché sto ricevendo un sacco di domande, sia da italiani che non, rispetto alla situazione virus qui in Norvegia. E quindi ecco, mi sembrava che potesse interessarvi, che comunque fosse più semplice raccogliere tutte le informazioni che mi vengono in mente in un video piuttosto che spararle a casaccio ogni tanto su Instagram. Ehm, Essendo un video un argomento abbastanza serio, vorrei evitare frivolezze, cose tipo intro, cose simpatiche, eccetera. Quindi sarà una cosa un po' diversa dal solito, però ecco, mi sembrava meglio farlo così. Mi sono scritta un po' di informazioni sul telefono perché l'età è quella che è, la memoria mi sta abbandonando e di conseguenza non volevo rischiare di dimenticarmi informazioni importanti che vi volevo dare, ecco. Quindi direi che possiamo incominciare. Ecco, in verità, prima di iniziare volevo dire questa cosa. Io sto registrando questo video lunedì 23 marzo, non so quando avrò tempo di postarlo, editarlo, eventualmente sottotitolarlo in inglese, quindi non so che cosa sarà successo da oggi al giorno in cui vedrete il video, però ecco, sappiate che quello di cui parlo, la situazione è al 23 di marzo. Io ho cercato alcuni numeri, alcuni dati in internet, risalgono a ieri, in verità, però la situazione non cambia così drasticamente da un giorno all'altro qui, non ancora. In tutta la Norvegia pare ci fossero ieri 2132 contagiati in totale, 131 nella mia regione. In verità nella mia isola, siamo circa 5.000 abitanti, pare che non ci sia nessun contagiato al momento. Il numero dei morti pare essere 7 in tutta la Norvegia. Mi sembra onestamente un po' basso, eh, però potrebbe anche essere, non lo so, io dati che ho trovato sono questi. Vi posso parlare purtroppo solamente della situazione sulla mia isola, non so che cosa sta succedendo nel resto della Norvegia, sulla terraferma, nelle città più grosse, quindi la situazione dove vivo io secondo me è un po' atipica perché appunto siamo abbastanza isolati, non abbiamo casi, quindi secondo me qua va un po' meglio che nel resto della Norvegia. Poi non vi so dire. Quello che ho sentito da alcune persone che vivono in città più grosse è che c'è un sacco di gente in giro. Ora, un sacco di gente in giro, a parte che mi sembra strano perché vedo che qui sono tutti abbastanza spaventati e ce n'è poca di gente in giro, che comunque normalmente già è poca, però mi sembra ancora un po' di meno. Un sacco di gente nelle città, boh, cioè penso che ci sia una quantità di gente normale per la Norvegia che comunque non sono tanti, perché io qui anche nelle città grosse non ho mai visto in giro tanta gente come ne vedo invece in città o anche in paesi più piccoli in Italia. Quindi non lo so, questo è quello che vi posso dire. Quando ho reagito in norvegese alla notizia del virus, diciamo che fin tanto che era solo, sembrava essere solo in Cina, io qui non ho sentito più di tanto parlare, cioè magari sì qualcosina, però insomma non era un argomento così discusso nella vita di tutti i giorni, ecco. Quando hanno cominciato a scoppiare i primi casi in Italia, non dico che si sono spaventati, però insomma hanno cominciato a parlarne un po' di più. Capitava magari al lavoro che mi facessero delle domande i colleghi o gli studenti e mi chiedessero cosa sta succedendo, come stanno la tua famiglia, i tuoi amici, eccetera. Quando in Italia è cominciato a diventare più grave, all'incirca, diciamo, quando hanno chiuso la Lombardia e quelle altre 10-11 province che non ricordo, diciamo all'incirca quei giorni lì hanno cominciato a capire che la cosa era più grave di quello che sembrava all'inizio, anche perché nel frattempo poi cominciavano a spuntare un po' di casi in giro per il mondo, a diventare un po' di più.
e sempre in quel periodo erano saltati fuori i primi casi in Norvegia. Vi parlo di 2, 3, 4 persone massimo, eh. Mi pare che fosse proprio quel weekend lì. Lì hanno cominciato un attimino ad andare in allarme, nel senso che si cominciava a pensare può succedere anche qua quello che sta succedendo in Italia, finiremo anche noi in una situazione di dover essere messi in quarantena. Mi facevano magari vedere video che gli erano arrivati dei supermercati italiani saccheggiati, mi chiedevano ma è vero, ma non è vero, ma cosa succede, ma la gente ha da mangiare, cose di questo tipo. Quindi cominciavano a pensarci un po' più seriamente e iniziava a sembrare una cosa non quella classica cosa che ma tanto sta succedendo a qualcun altro, qui non può succedere, cominciava a sembrare una cosa un po' più possibile, ecco. Quindi diciamo questa è stata un po' la loro reazione. Improvvisamente i casi hanno cominciato ad aumentare anche in Norvegia, nel senso che aumentavano di 100, 150, poi 200 al giorno, questo all'incirca intorno al 12-13 di marzo. Ma non si parlava di quarantena. Ad un certo punto, il 12 di marzo, hanno deciso di chiudere le scuole. E come l'ho scoperta la cosa? Io sono andata a scuola, era un giovedì, sono andata a scuola a fare lezione, avevo lezione alle 10 meno un quarto, quindi alle 9:20, 9:30 sono andata al lavoro e ho parlato con alcune colleghe che mi hanno raccontato che avevano chiuso da un paio di giorni alcune scuole in Norvegia, nelle grandi città, Oslo, Trondheim, o comunque in zone in cui c'erano un po' di casi. Noi, non avendo nessun caso, pensavamo che non avrebbero chiuso le scuole qua, a meno che fosse proprio scoppiata in modo più grave la situazione a livello nazionale, però per il momento non si parlava di chiudere le scuole. In verità qualche giorno prima avevano mandato una mail dal comune dicendo per ora non ci sono casi, dovessero saltarne fuori qua sull'isola, chiuderemmo immediatamente le scuole. Però era una cosa che sembrava proprio lontana ancora. E io mi ricordo che ho fatto lezione quella mattina e ovviamente è saltato fuori l'argomento, quindi ho parlato un po' di quello che stava succedendo in Italia con i miei studenti e siccome avevamo avuto queste informazioni dal comune, c'era stato detto, guardate, iniziate a pensare al fatto che potreste dover fare lezioni online se dovessimo chiudere le scuole, no? Avevamo parlato di questa cosa e gli ho detto, guardate ragazzi, c'è questa eventualità, potrebbe essere che dovremo fare lezioni online, mi organizzerò insomma, per rendere le cose più semplici possibili a tutti. Comunque, cioè, è un'eventualità, nel senso, non pensiamoci, anche perché ho visto che cominciavano ad allarmarsi un pochino, cioè mi sembravano un po' così, non troppo convinti che le cose andassero bene. E quindi io positivissima proprio, gli ho detto no no ragazzi, cioè, state tranquilli, tutto a posto, se sarà ci penseremo quando sarà il momento. Bene, finisco lezione alle 11:15, torno in ufficio, erano tutti a pranzo, quindi ero in ufficio da sola, tempo 5 minuti, arriva una mia collega e mi dice oggi è l'ultimo giorno. E io, ok, cioè tipo l'ultimo giorno di cosa? E mi fa, la regione ha deciso che da domani si chiudono tutte le scuole. E io ho pensato, porca miseria, ho appena detto quelli là, andrà tutto bene, state tranquilli. E oggi chiudono la scuola, va bene, ok. E quindi è dal 13 di marzo che le scuole sono chiuse, quindi facciamo lezione online. Ufficialmente le scuole rimarranno chiuse fino a giovedì 26, credo che sia, il 26. Anche se i casi, diciamo, non stanno aumentando esponenzialmente, però comunque non stanno neanche diminuendo, quindi probabilmente rimarranno chiuse per più tempo, non lo sappiamo ancora, tendenzialmente domani o dopo dovremmo sapere qualcosa. Quindi questa è la situazione con le scuole. Non siamo stati messi in quarantena,
credo nessuna zona in Norvegia, sicuramente sulla mia isola non siamo in quarantena, ma hanno subito iniziato, forse lo stesso giorno che hanno chiuso le scuole o un paio di giorni dopo, a chiudere tutti gli esercizi commerciali, diciamo, che offrono beni o servizi non di prima necessità, quindi i supermercati e le farmacie sono aperti, però i negozi di abiti, di scarpe, eccetera, eccetera, sono chiusi o alcuni sono aperti poche ore al giorno, 2 o 3 ore al giorno. Credo che sia a discrezione del gestore o del comune. Di questo non sono del tutto sicura. Comunque la situazione era questa venerdì, quando sono uscita l'ultima volta. No, sabato, scusate. In tutto ciò, supermercati e farmacie che sono aperti con l'orario normale. All'ingresso c'è o un dispenser di disinfettante per le mani o delle salviettine disinfettanti o i guanti, mascherine non se ne trovano. Però c'è da dire che qua sono forse meno necessari, nel senso che c'è proprio poca gente in giro e nei supermercati si può entrare, cioè in quanti si vuole, non hanno ancora messo un limite, ovviamente dicono mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. Il fatto è che ci sono comunque talmente poche persone contemporaneamente nel supermercato che, cioè, io posso tenere tranquillamente una distanza di sicurezza di 5-10 metri dalla persona più vicina, quindi qui questo non è un problema, ecco. Oltretutto, noi ci stiamo organizzando per andare a fare la spesa il meno possibile, numero uno. Numero due, andare negli orari non di punta, quindi non dico che siamo nel supermercato da soli, però ci sono veramente poche persone. Quindi fin qua tutto bene. Sempre per parlare della situazione supermercati e saccheggio e razione ai supermercati, diciamo che è successo sabato scorso, quello un po' che era successo in Italia all'inizio. Cioè, nei supermercati non si trovavano alcune cose, quali ad esempio qui carne, uova, riso, patate, ovviamente disinfettanti per le mani, Scottex, carta igienica e farina. Farina c'era veramente poca o niente, lievito ovviamente, e alcune altre cose che adesso non ricordo perché erano cose che comunque non avrei comprato, quindi non ho prestato più di tanta attenzione. Quindi io sono andata a fare la spesa sabato scorso, il 14 era se non erro, e la situazione era questa. Siamo tornati a fare la spesa grossa questo sabato, quindi il 21, e mancavano ancora alcune cose, però la situazione mi sembrava un pochino più stabile, quindi presumo che non peggiori se non aumenta il numero di contagi, ecco, o se non istituiscono una qualche quarantena. Alcune persone in verità sono state messe in quarantena, tutte persone che sono state o all'estero negli ultimi 14 giorni precedenti alla chiusura delle scuole, o addirittura quelli che sono stati fuori dall'isola, li hanno messi in una sorta di isolamento. Non mi sono poi più informata su come stia procedendo la situazione di queste persone perché erano veramente pochi, non conosco nessuno che è stato messo in isolamento, quindi non ho potuto neanche chiedere. Però ecco, diciamo, le misure che sono state prese sono queste, quindi isolamento per le persone che erano state all'estero, chiusura delle scuole, chiusura totale o comunque per la maggior parte della giornata di esercizi commerciali non indispensabili. Ovviamente è chiuso anche il cinema, sono chiuse le palestre, la piscina, questo non l'avevo detto, però mi sembrava ovvio ed è stata la prima cosa che hanno chiuso.
Quindi informazioni rispetto alla situazione, le misure che ha preso il governo, il comune, la regione, eccetera, mi sembra di avervi detto tutto. Come mi sto comportando io? Come dicevo, io non vado a lavorare, lavoro da casa. Tutte le persone che possono lavorare da casa sono state messe a lavorare da casa, quindi gli è stato chiesto di fare questa cosa. Sono tante, non tutti ovviamente, però almeno qua nella mia zona sono abbastanza. Come dicevo, cerco di non andare a fare la spesa spesso, altro niente, perché comunque cioè, la mia vita non è che sia cambiata più di tanto, in realtà quello che facevo prima faccio adesso, cioè prima non andavo al ristorante qua, non andavo al bar, proprio, cioè, tolto qualche raro caso, diciamo, facevo cose un po' più frivole quando andavo a Trondheim, però qui quasi mai, quindi sostanzialmente non è che mi cambi molto. Cioè, voglio dire, anche se ci mettessero in quarantena farei le stesse cose, andrei quella volta a settimana a fare la spesa, tornerei a casa, lavorerei da casa, appunto, basta. Quindi diciamo non lo sto subendo quanto lo state subendo voi in Italia. Ho ricevuto tanti messaggi su Instagram, come dicevo, sia da italiani che non, tanti che erano interessati a sapere com'era la situazione qua, che misure si stavano prendendo, che mi chiedevano come stavo, eccetera, quindi grazie. Qualcuno mi ha chiesto se ho paura. Ora, data la situazione che vi ho spiegato, no. Non è per sottovalutare la situazione assolutamente, però come vi ho detto, appunto qui non ci sono casi, c'è in giro poca gente, non vedo praticamente, non incontro nessuno, quindi ci sono proprio poche possibilità che io lo possa prendere, a meno di non averlo già preso in qualche modo senza essermene accorta. Però diciamo per me non ho paura perché appunto il rischio di essere contagiata da altri non è così alto, e se anche lo dovessi prendere, non essendo in una di quelle categorie, diciamo tra virgolette, a rischio, non credo che avrei delle ripercussioni molto gravi, quindi no, per me non sono spaventata. E quindi niente, in bocca al lupo ragazzi, cioè siamo tutti nella stessa barca, migliorerà si spera, non può neanche durare per sempre, no? E quindi al prossimo video sperando che sia qualcosa di più leggero.